Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. In this special edition of our news broadcast, we'll talk about two trending topics, over-tourism and under-tourism. Did you know that Italy is full of beautiful places that you can enjoy with little expense and without being crushed by tourists? I will present some of our hidden gems in slow Italian, and then I will explain key vocabulary with additional examples. Please take a moment to subscribe to this channel if you haven't yet. I'd also like to take the chance to say thank you to our wonderful patrons. E adesso cominciamo! Learn Italian with the news. Buongiorno e benvenuti a questa edizione speciale del nostro telegiornale. All'inizio del mese di agosto ha suscitato clamore la notizia relativa a un turista austriaco che ha danneggiato una statua del XIX secolo a Possagno, in provincia di Treviso. La statua era un modello in gesso utilizzato da Antonio Canova per realizzare la scultura in marmo di Paolina Borghese, che si trova esposta a Roma. L'incauto turista si è seduto sul modello per farsi scattare una foto ricordo dalla moglie e così facendo ha spezzato le dita di un piede della statua. L'uomo, identificato grazie alle telecamere di sicurezza, ha espresso grande rammarico per l'accaduto e si è dimostrato pronto ad assumersene tutte le responsabilità. Questo episodio è subito diventato un esempio dei danni che un certo tipo di turismo può arrecare al patrimonio artistico e culturale dell'Italia. Il turismo è un settore di primaria importanza per l'economia italiana, ma come abbiamo visto nell'episodio dedicato a Venezia, può anche diventare un elemento di disturbo non indifferente che snatura e mette a rischio i luoghi più belli del nostro paese. I turisti stessi, che arrivano in Italia con il desiderio di scoprirne la bellezza autentica, si trovano spesso davanti a dei Luna Park sovraffollati, che non hanno più niente del fascino originario del luogo. Questo accade soprattutto nelle grandi città d'arte, come Firenze, Roma e Venezia, e in località di mare come le Cinque Terre o la costiera amalfitana. Ma se alcuni luoghi subiscono le conseguenze del turismo di massa, molti altri sono invece afflitti dal problema opposto. Ci sono località bellissime che passano inosservate perché non vengono pubblicizzate adeguatamente e in cui l'offerta turistica è scarsa o addirittura inesistente. Da nord a sud, l'Italia è caratterizzata da una grandissima varietà di paesaggi e anche le città sono tutte molto diverse una dall'altra. Tra i luoghi meno visitati dai turisti, vogliamo parlare innanzitutto di Torino, la prima capitale del Regno d'Italia. È una città elegante, dagli ampi viali e dai palazzi maestosi, su cui domina la Mole Antonelliana, che ospita un importante museo del cinema. L'atmosfera è ospitale e rilassata e non mancano i locali caratteristici, in cui gustare la cucina e i famosi vini del Piemonte. Vogliamo quindi citare la città di Parma, in Emilia-Romagna. Ben note per la buona cucina e i prodotti tipici, in primis il parmigiano reggiano e il prosciutto crudo. Parma e la sua provincia sono anche costellate di parchi, castelli,
chiese e palazzi medievali. Proseguendo il nostro viaggio verso sud, non possiamo dimenticare le regioni centrali dell'Umbria e delle Marche. L'Umbria è chiamata il cuore verde dell'Italia e comprende innumerevoli borghi medievali, tra cui ricordiamo Orvieto, Assisi, Norcia, Gubbio e Spoleto. Le Marche, con le grandi distese di colline ondulate tra la catena degli Appennini a ovest e il litorale adriatico a est, non hanno nulla da invidiare alla Toscana per la bellezza del paesaggio. A sud, infine, c'è un'intera regione che solo recentemente ha iniziato a suscitare interesse, la Basilicata. Qui si trova Matera, la città dei Sassi, che è stata capitale europea della cultura nel 2019. Letteralmente scavata nella roccia, offre uno spettacolo unico. La Basilicata comprende diversi parchi naturali ed è un'interessante alternativa alle altre regioni meridionali per il turismo balneare. Now let's go back to English to explain some of the words and phrases I just used. In this presentation I used a lot of adjectives, which by the way will be the topic of our next grammar lesson. Let's see what they mean. Incauto, careless, thoughtless. L'incauto turista, the thoughtless tourist. Incautamente is the related adverb, carelessly, foolishly. Sovraffollato, overcrowded. Una spiaggia sovraffollata is an overcrowded beach. Maestoso, grand, majestic. Un castello maestoso, a majestic castle. Ospitale, welcoming. Un luogo molto ospitale, a very welcoming place. Persone ospitali, friendly, welcoming people. Rilassato, relaxed, easygoing. È un tipo rilassato. He's a chill guy. Costellato. It literally means pieno di stelle, full of stars, like the night sky, and it's often used with a figurative meaning. Un libro costellato di errori is a book full of mistakes. Ondulato, rolling. Colline ondulate, rolling hills. Different from ondeggiante, which means wavering. Next, let's see some of the expressions that I used. Suscitare, to raise, to cause. I used it in two different sentences. Suscitare clamore, to create a stir. Suscitare interesse, to spark interest. Arrecare danni, to damage. Arrecare is a formal word for causare, to cause. We can also say arrecare disturbo, to cause a disturbance. Passare inosservato, to go unnoticed, to be neglected. In primis. This is a widely used Latin expression that means firstly, first and foremost. Litorale adriatico. Litorale is another word for costa, coast. Il litorale adriatico is the coast of the Adriatic Sea, the sea that's between Italy and the Balkans. Turismo balneare, seaside tourism. Balneare is an adjective that comes from bagno, bath. Many bathing establishments are still called bagni, for example in Romagna. That's all for this week.
Go to our website to download the transcript of this video, a worksheet with exercises and questions, and the answer key. If you take a few minutes to practice the vocabulary I just explained, it will be much easier for you to remember. Ciao, alla prossima!